Ciao Vivians, il Natale è vicino. Magari volete preparare un cenone natalizio che sia diverso dal solito, ma senza allontanarvi dalla tradizione? Allora perché invece del solito arrosto non servire una bella testa di pecora per poi passare a dei bruchi fritti e finire in bellezza con una torta d'oca? E da bere del liquore, ma lanciato addosso. Ecco a voi i piatti di Natale più strani della storia. Il Natale viene celebrato da circa un millennio ormai. Il menù di Natale quindi non varia solo a seconda della zona, ma anche nel tempo. E tra i vari piatti natalizi che si sono susseguiti, ce ne sono alcuni davvero strani. Alcuni di questi sono stati abbandonati nel tempo e mangiarli oggi ci farebbe storcere il naso. Altri invece sono ancora in uso e attirano il palato dei turisti che vogliono sperimentare le bizzarre specialità locali. Nei secoli passati le tecniche e le risorse di cottura erano molto più limitate e le usanze sui cibi erano perciò diverse da oggi. Ciò che consideriamo strano oggi potrebbe essere stato una prelibatezza in tempi passati e viceversa anche. In passato nessuno avrebbe servito un tacchino o del prosciutto come carne principale nel giorno di Natale. Era da poveracci. Iniziamo allora con la carne di pavone. In Europa durante il Medioevo era comune per i ricchi mangiare il pavone durante la cena di Natale. C'era la torta di pavone, il pavone arrosto e tante altre varianti che includevano questo uccello. Al tempo si credeva che la carne di pavone andasse in putrefazione più tardi rispetto a quelle di altri animali per via della sua durezza. Il pavone veniva cotto come qualsiasi altro volatile, come il pollo e il cappone. Si preferivano i pavoncini di 3 mesi di età e soprattutto nei grandi pranzi si usava presentare il maschio in tavola cotto in diversi modi, adornato con la coda allargata, la testa e il collo con le piume bene in mostra. Un pavone vive, pensate, fino anche a 20 anni e la sua carne dura e compatta poteva servire anche per fare degli insaccati. La sua carne ha un sapore dolciastro che però può lasciare un po' delusi, quindi si usavano molte spezie e erbe aromatiche. Il pavone sparì dai pranzi di Natale dal XVI secolo, quando Enrico VII d'Inghilterra decise di avere il tacchino per la festa annuale. Il kiviak o kiviak, se sapete come si pronunci fatemelo sapere, è un piatto tradizionale invernale della cucina degli Inuit groenlandesi, preparato dalla fermentazione di gazze marine all'interno di una pelle di foca. Per preparare il kiviak vengono inserite fino a 500 gazze intere all'interno della pelle di foca, cercando di eliminare più aria possibile dall'interno. La pelle viene quindi cucita e sigillata con del grasso di foca per tenere lontane le mosche. Infine il tutto viene posto sotto un cumulo di pietre e sulla pelle ripiena viene posta una larga pietra piatta in modo da evitare che vi si insinui dell'aria, ma consentendo comunque la fuoriuscita ai gas che si formano nel corso della fermentazione delle carcasse dei volatili. Dopo circa 3 mesi gli uccelli hanno fermentato e possono essere quindi mangiati. Vengono spellati e mangiati crudi. Vengono consumati soprattutto durante delle feste come compleanni e matrimoni. Per gli Inuit è considerata una delizia, ma per chi non fa parte di questa popolazione è difficile da mangiare come piatto. La 12ª torta. Questa torta veniva servita nel XVIII e XIX secolo il giorno del 5 gennaio, che era una delle notti più importanti del calendario festivo. Anche se questo dolce ha un aspetto abbastanza normale, ha pochi ingredienti e una tradizione millenaria che lo rendono estremamente unico. Dentro ci sono un fagiolo secco e un pisello secco. Chi trovava il fagiolo veniva considerato il re per quella notte e chi trovava il pisello la regina di quella notte. Quindi presumo che servissero torte separate ai maschi e alle femmine. Ai maschi quelle coi fagioli e alle femmine quelle coi piselli, perché altrimenti una poteva trovarsi un fagiolo e uno poteva trovarsi un pisello. Gelatina di verdure e tonno. Questo piatto era molto popolare negli anni 60, dove però è rimasto. Venivano inseriti in uno stampo gelatina, insalata di tonno e sedano. Torta d'oca.
Questo prodotto risale alla fine del XVIII secolo e conteneva carne d'oca, ma anche tacchino, anatra e coniglio. Quindi perché la chiamavano torta d'oca? Perché la ricetta originale diceva di farcire un uccello dentro a un altro uccello e di solito era l'oca che portava il carico. Lo smalahove, praticamente la testa di pecora. Un piatto tradizionale della cucina norvegese che è tornato ora in voga. Originariamente era un piatto povero, ma oggi viene consumato durante il periodo natalizio. Per la preparazione di questo piatto viene rimosso il cervello dalla testa della pecora, la pelle e il vello vengono bruciati. Successivamente la testa viene salata e a volte affumicata e asciugata. La testa viene quindi bollita o cotta a vapore per circa 3 ore e in alcune preparazioni il cervello viene cotto all'interno del cranio e poi mangiato con un cucchiaio o fritto. Lo smalahove può essere accompagnato con birra, purè o latte acido. Una porzione di smalahove di solito consiste in mezza testa. L'orecchio e gli occhi vengono mangiati generalmente per primi perché sono le zone più grasse e hanno un sapore migliore quando sono mangiati caldi. I bruchi fritti. Un'antica tradizione sudafricana era quella di mangiare bruchi di falena imperatrice fritti durante le festività. Sembra che siano buoni, croccanti e una buona fonte di proteine e vengono raccolti proprio in questo periodo dell'anno, quindi sono anche freschi. Pollo di coriandoli in gelatina. A metà del Novecento sembra che andassero tutti matti per la gelatina. Prima il tonno in gelatina degli anni 60 e adesso questo piatto degli anni 50. Veniva preparato mescolando alla gelatina pollo, succo di limone, maionese e alcune verdure. Veniva poi aggiunta una crema densa per farla sembrare neve. Gamberetti su un albero di Natale. Anche se non sembra disgustoso come alcuni altri piatti, rimane un modo bizzarro di presentare il cibo. Andava di moda negli anni 70. I rametti di prezzemolo venivano intrecciati su una rete metallica, poi sistemata su un cono di polistirolo. Venivano poi aggiunti dei fissaggi come olive e gamberi e voilà, ecco un albero di Natale commestibile. Come facessero a mangiarne solo un pezzo senza farlo crollare tutto rimane un mistero. La mince pie, una torta ancora diffusa in Inghilterra ma in una versione diversa dall'originale. Oggi queste torte sono farcite con frutta secca speziata, ma in origine erano fatte di carne macinata. Durante il Settecento le mince pie erano uno status symbol natalizio. I ricchi sfoggiavano fantasiose torte di carne macinata durante le feste. Visto che erano difficili da realizzare, serviva un sacco di impegno e di tempo, voleva dire che potevi permetterti un pasticcere. Le prime mince pie risalgono al Medioevo, se non prima, e in genere includevano carne macinata, strutto, frutta, noci e spezie come cannella, chiodi di garofano e noce moscata. La torta in origine era senza crosta, poi venne aggiunta la crosta e un'effigie di pasta frolla con l'immagine di Gesù bambino. Oggi, per fortuna, la carne di solito non è un ingrediente di queste torte. Il surströmming, un piatto tradizionale svedese messo in tavola a Natale solo dalle famiglie più coraggiose. Viene preparato facendo fermentare l'aringa del Baltico. È venduto in barattoli che spesso si gonfiano e deformano durante lo stoccaggio, perché le aringhe continuano a fermentare all'interno. Quando la latta viene aperta si sprigiona un odore così forte e nauseante che non è possibile consumare questo cibo al chiuso. Come viene prodotto? Le aringhe vengono pescate in primavera, quando stanno per riprodursi. Il pesce viene lasciato fermentare in barili per 2 o 3 mesi. Viene poi inscatolato in una salamoia molto leggera, in modo che non vengano interrotti i processi fermentativi. Entro un anno i gas prodotti dalla fermentazione cominciano a deformare la latta. Si pensa che questo metodo di conservazione sia stato inventato molto tempo fa, quando il sale era parecchio costoso. Sfruttando la fermentazione, infatti, è possibile utilizzare una quantità di sale molto bassa, appena quanto basta a impedirne la putrefazione. Normalmente il surströmming viene consumato all'interno di un panino, preparato con pane sottile, burro o panna acida e verdure. Questo panino viene accompagnato con bicchieri di birra, acquavite o latte. Pur rimanendo un piatto tradizionale della cucina svedese, gli stessi svedesi non lo amano particolarmente. Viene considerato un gusto acquisito, ovvero devi essere abituato a mangiarlo per fartelo piacere.
Terminiamo con un'usanza sul bere della Slovacchia e Ucraina. Nel periodo delle festività natalizie viene preparata o acquistata la loksa, un liquore che non viene consumato dopo il pasto, ma diciamo che viene utilizzato all'inizio e in un modo bizzarro. Secondo la tradizione, il capofamiglia riempie un cucchiaio di loksa e lo lancia ai commensali. Questi devono rimanere fermi e beccarsi la cucchiaiata, perché si crede che chi si bagna di più avrà fortuna garantita per tutto l'anno nuovo. Se conosci qualche altro strano piatto storico, fammelo sapere nei commenti. Ricordati di iscriverti se non l'hai già fatto e attivare tutte le notifiche per ricevere gli aggiornamenti sui prossimi video. Alla prossima e buon Natale!